Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa video guida ci siamo lasciati con le ultime modifiche per quanto riguarda la personalizzazione del nostro footer. Oggi, come promesso nella scorsa video guida, andiamo a definire la sezione che ci permetterà di gestire gli utenti e i permessi utente. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro CMS, sezione backend, e definiamo una nuova sezione che la chiamiamo permessi utente. E come descrizione li diciamo sezione dedicata alla gestione degli utenti e dei permessi utente dell'area privata. Poi ci spostiamo in amministra pagine, sezione permessi utente, e definiamo una nuova pagina che la utilizzeremo come link della nostra sezione e la chiameremo utenti e permessi, identificativo alfanumerico utenti permessi, e poi gli diciamo visibilità menu principale e posizione voce 4. Quindi la vogliamo prima di personalizza layout. Quindi ci spostiamo in personalizza layout e modifichiamo il link di personalizza layout alla posizione 5. Perfetto. Ci spostiamo in permessi utente e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo gestione gruppi, identificativo alfanumerico gestione gruppi, descrizione pagina dedicata alla gestione dei gruppi utente dell'area privata, nome file contenuto principale gestione gruppi.php, creiamo il file col form per l'inserimento di dati, visibilità menu secondario e posizione voce 1. Poi ci spostiamo in utenti e permessi e modifichiamo il redirect del link a gestione gruppi e gestione gruppi a se stesso. Perfetto, quindi ci spostiamo in utenti e permessi e in questa pagina vediamo di strutturare il form per la definizione di un nuovo gruppo di utenti. Quindi apriamo il file appena creato, dei gruppi vogliamo specificare innanzitutto il nome del gruppo e lo impostiamo come campo obbligatorio. Non inseriremo una descrizione, quindi cancelliamo la parte per la descrizione, e come elemento gli inseriamo una input type text name, la chiamiamo gruppo, size glielo impostiamo a 70 e poi come value gli impostiamo il recupero della variabile in caso di errore, quindi echo $gruppo, e chiediamo la nostra input. Poi come secondo valore, quindi aggiungiamo un nuovo rigo, inseriamo una descrizione per il gruppo e la vogliamo anch'essa obbligatoria. Quindi al posto della input inseriremo una text area name descrizione, colonne 61, righe 10, e al suo interno ci stampiamo il recupero della descrizione. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, quindi ha inserito i nostri campi. Ora definiamo il pulsante per il salvataggio dei dati e quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni,
sezione permessi utente e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form nuovo gruppo, descrizione form inserimento nuovo gruppo, e poi ci spostiamo in amministra pulsanti, sezione permessi utente, e definiamo il pulsante per l'inserimento. Quindi il pulsante lo chiameremo inserisci gruppo, descrizione permette di inserire un nuovo gruppo utenti per la parte privata del CMS, azione pulsante form nuovo gruppo, funzione da richiamare inserisci gruppo, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect. Una volta effettuato l'inserimento torniamo a gestione gruppi e definiamo il nostro pulsante. Quindi ci spostiamo in utenti e permessi, includiamo come sempre il nostro pulsante, quindi modifichiamo l'azione con form nuovo gruppo. Perfetto, ha inserito correttamente il nostro pulsante. Ora apriamo il file per l'inserimento dei dati, quindi funzioni inserisci gruppo, e come prima cosa, come sempre, recuperiamo tutti i nostri dati, quindi pagina return dobbiamo inserirlo anche nel nostro form, quindi echo $id pagina. Poi dobbiamo recuperare il gruppo, quindi $gruppo sarà uguale a $_post gruppo, e poi la descrizione. Quindi $descrizione sarà uguale a $_post di descrizione. Gli aggiungiamo lo slash con la funzione add slashes qualora volessimo utilizzare l'apostrofo, ed effettuiamo i nostri controlli. Quindi se gruppo è uguale a stringa vuota, errore, specificare un nome per il nuovo gruppo, e se descrizione è uguale a stringa vuota, errore, specificare una descrizione per il nuovo gruppo. Quindi specificare una descrizione per il nuovo gruppo. Salviamo i dati in caso di errore e li togliamo lo slash precedentemente inserito con strip slashes, e lo stesso facciamo con la descrizione. Quindi descrizione. Bene, ora testiamo il recupero dei dati e i controlli. Quindi omettiamo di inserire il nome per il gruppo e ci chiede ovviamente di specificare il gruppo. Omettiamo la descrizione, ci chiede di specificare una descrizione, sta conservando correttamente il nome del gruppo, e lo stesso con la descrizione. Quindi non ci resta che loggarci all'interno di phpMyAdmin e creare la tabella che ospiterà i dati per i gruppi utente. Quindi selezioniamo il database, creiamo una nuova tabella che la chiamiamo gruppi, avrà un suo ID come sempre autoincremento e chiave primaria, avrà il nome del gruppo, varchar 30 e una sua descrizione.
varchar 500. Perfetto, quindi la nostra tabella è stata definita, la tabella gruppi. E ora vediamo quindi di modificare la nostra query per l'inserimento di dati. Quindi insert into gruppi, ai campi nome gruppo, virgola, descrizione, values, e qua ovviamente ci va la variabile gruppo e la variabile descrizione. Perfetto, e se l'inserimento ovviamente va a buon fine, l'header location sarà uguale a pagina return. Perfetto, quindi salviamo. Ci spostiamo nel nostro CMS e definiamo un nuovo gruppo utenti per l'area privata del nostro sito e lo chiamiamo gruppo amministratore. Descrizione: gruppo amministratore, area privata del CMS che avrà tutti i permessi per la gestione di tutte le sezioni del CMS. Perfetto, inseriamo il nostro gruppo. Come vedete la pagina si è aggiornata, clicchiamo su mostra e come vedete ha inserito correttamente il nuovo gruppo. Bene, ora ci spostiamo in backend, amministra pagine, permessi utente e modifichiamo gestione gruppi, specificando anche il contenuto secondario della nostra pagina, quindi sarà elenco gruppi.php e creiamo il file con la tabella per l'elenco dei dati. Quindi ci spostiamo in utenti permessi, apriamo il file appena creato, quindi elenco gruppi, modifichiamo la nostra query, quindi select stellina from gruppi, id new colonna id gruppo, poi aggiungiamo nome gruppo e descrizione, quindi nome e descrizione, quindi qua ci andrà nome gruppo quindi nome gruppo, qua descrizione gruppo, descrizione, specifichiamo le opzioni, quindi id set option perfetto, specifichiamo le opzioni anche per il nome gruppo e per la descrizione. Al nome gruppo gli diamo allineamento centrale e una grandezza quindi una larghezza del 35%, e alla descrizione invece gli diamo una larghezza del 60%. Specifichiamo l'ordinamento per l'id, quindi id gruppo, e per il nome del gruppo, quindi nome gruppo, valori di default non ne abbiamo bisogno, quindi creiamo la tabella, aggiungiamo tutte le colonne, quindi id, nome e descrizione. Poi dobbiamo modificare il nome della query perché il nostro file ci crea, qua lo chiama cell dati e invece qua lo chiamiamo cell query, quindi nella nostra funzione, visto che ci siamo,
gli settiamo il nome uguale per non doverlo cambiare ogni volta. Quindi apriamo la funzione che crea, quindi include tabella elenco dati, andiamo a modificarci qua, anzi lo facciamo giù, quindi invece di metterci cell query qua ci mettiamo cell dati. Perfetto, così d'ora in poi questo dato non dovremo modificarlo. Perfetto, e poi diamo il titolo alla nostra tabella e la chiamiamo elenco gruppi utenti area privata. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ha inserito correttamente la nostra tabella con l'unico gruppo che siamo andati a creare. Perfetto. Ora definiamo l'azione associata ai pulsanti con i pulsanti per la modifica e la cancellazione dei record, quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, permessi utente e definiamo una nuova azione che la chiamiamo elenco gruppi pulsanti elenco gruppi, quindi pulsanti elenco gruppi. Perfetto, e poi ci spostiamo in amministra pulsanti e definiamo prima il pulsante per la modifica che dovrà ovviamente reindirizzare la pagina di modifica, quindi in realtà prima andiamo a crearci la pagina per la modifica, quindi permessi utente nuova pagina che la chiamiamo modifica gruppo, identificativo modifica gruppo, descrizione pagina dedicata alla modifica del gruppo utente, gruppo utenti selezionato, nome file modifica gruppo.php, creiamo il file col form per l'inserimento dei dati, contenuto secondario qua dobbiamo specificare la nostra tabella, quindi elenco gruppi.php e non andiamo a creare ovviamente il file perché l'abbiamo già definito, quindi utilizzeremo quello che abbiamo creato poc'anzi. Redirect, visibilità menu e posizione ovviamente non ne abbiamo bisogno, quindi inseriamo la nostra pagina. Perfetto, ora ci possiamo spostare in amministra pulsanti, permessi utenti e possiamo definire il pulsante per la modifica, quindi modifica gruppo, permette di modificare il gruppo utenti selezionato, azione pulsante elenco gruppi, funzione da richiamare seleziona gruppo, creiamo il file con la funzione per il redirect, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect modifica gruppo, percorso immagine icone, bedit.png, posizione 1 e messaggio conferma, non ne abbiamo bisogno. E visto che ci siamo, definiamo anche il pulsante per la cancellazione, quindi cancella gruppo, permette di cancellare il gruppo utenti selezionato, azione pulsante elenco gruppi, funzione da richiamare cancella gruppo, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect, una volta effettuata la cancellazione torniamo a gestione gruppi, percorso immagine icone, bdroup.png, posizione 2 e messaggio conferma, sei sicuro di voler cancellare il gruppo utenti selezionato e salviamo. Perfetto, quindi utenti permessi, includiamo i pulsanti e quindi nel nostro file
Decommenteremo la riga per la definizione dei pulsanti, quindi new colonna pulsanti, qua ovviamente ci va id gruppo, aggiungiamo la colonna, settiamo l'azione per la nostra tabella, quindi qua ci andrà elenco gruppi e salviamo. Poi apriamo il file, ossia la funzione seleziona gruppo, e come sempre li modifichiamo record selezionato con gruppo. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, modifichiamo il gruppo amministratore e come vedete siamo in modifica gruppo e nell'URL ci ha aggiunto ovviamente il gruppo che abbiamo deciso di modificare. Ora, visto che ci siamo, evidenziamo anche il record che stiamo modificando e quindi in elenco gruppi decommentiamo table set evidenzia gruppo, F5, perfetto. Apriamo il file e strutturiamo anche qua il form, quindi apriamo il file modifica gruppo, da nuovo gruppo, quindi gestione gruppi, ricopiamo il nostro form, quindi qua sarà form modifica gruppo, l'azione che dobbiamo ancora definire per il salvataggio delle modifiche. Oltre a l'id pagina per il return dobbiamo aggiungere anche e inoltrare alla pagina per il salvataggio delle modifiche il gruppo che stiamo modificando, quindi id gruppo. E nell'intestazione del file, quindi se settato l'alert si va a recuperare le variabili in caso di errore, altrimenti come sempre ci selezioniamo i dati dal nostro database e quindi qua faremo una select, quindi cell gruppo che sarà uguale a select stellina from gruppi where id gruppo è uguale a id gruppo. Quindi if isset $_get gruppo, allora id gruppo sarà uguale a $_get gruppo. Perfetto, quindi dicevamo ricaviamo i dati del gruppo che stiamo modificando, eseguiamo la query, quindi res gruppo sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell gruppo row gruppo sarà uguale a MySQL fetch array di res gruppo e quindi gruppo sarà uguale a row gruppo al campo nome gruppo e descrizione sarà uguale a row gruppo al campo descrizione. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e non vediamo una beata mazza perché non abbiamo messo la tonda qua, ecco perché.
Premiamo F5. Perfetto, ha recuperato correttamente i nostri dati. Ora definiamo il pulsante per il salvataggio delle modifiche, quindi prima l'azione, permessi utente, nuova azione, che la chiamiamo form modifica gruppo, e quindi form modifica gruppo selezionato, e poi definiamo il pulsante per il salvataggio dei dati, quindi salva modifiche gruppo. Descrizione permette di salvare le modifiche apportate al gruppo utenti selezionato. Azione pulsante form modifica gruppo, funzione da richiamare salva modifiche gruppo. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, percorso, posizione, messaggio conferma, non ne abbiamo bisogno. Bene, quindi ci rispostiamo nuovamente in utenti e permessi, modifichiamo amministratore, apriamo il file salva modifiche gruppo, pagina return, perfetto, poi recuperiamo l'id gruppo, quindi id gruppo, poi dobbiamo recuperare il nome del gruppo e la descrizione, effettuare i controlli, salvare i dati in caso di errore, e in caso di errore ovviamente pagina return andrà completato con end gruppo è uguale a $id gruppo. Perfetto, altrimenti procederemo al salvataggio dei dati. Però prima di procedere controlliamo che stiano funzionando i controlli e il recupero dei dati. Perfetto, quindi modifichiamo la nostra query, quindi update gruppi set nome gruppo uguale a $gruppo, virgola, descrizione uguale a descrizione, e poi aggiungiamo ovviamente where id gruppo è uguale a $id gruppo. Perfetto, e se le modifiche vanno a buon fine, l'header location finale non sarà pagina return, perché abbiamo deciso di, in caso di salvataggio modifiche, ritornare a gestione gruppi, e quindi l'id pagina ovviamente sarà differente, e utilizziamo quindi la nostra funzione cell redirect e gli passiamo come sempre la nostra connessione, virgola, e $_post id pulsante incluso. Perfetto, quindi salviamo, modifichiamo il gruppo amministratore, le aggiungiamo un paio di A, clicchiamo su salva modifiche e come vedete siamo tornati in gestione gruppi e aggiunto al nome del nostro gruppo le A. Ora ripristiniamo il nome originale e procediamo alla definizione della cancellazione del gruppo. Quindi apriamo la nostra funzione cancella gruppo,
Controlli ovviamente non ne dobbiamo fare. Modifichiamo la nostra query e quindi la query sarà delete from gruppi where id gruppo è uguale a $_post di id record selezionato. Perfetto, ovviamente poi se la nostra query va a buon fine, l'header location filare non sarà pagina return, ricopiamo la nostra funzione cell redirect di connessione id pulsante incluso. Perfetto, quindi salviamo, inseriamo un nuovo gruppo che lo chiamiamo test e procediamo alla sua cancellazione. Quindi clicchiamo su cancella gruppo, diamo conferma all'alert e come vedete siamo tornati in gestione gruppi e ha cancellato correttamente anche il gruppo che abbiamo appena creato. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla definizione del form per i nuovi utenti.